Ciao, sono Luciano Di Marco e oggi per colazione vi faccio un cannolo particolare. Ora vi mostro gli ingredienti. Farina, burro, zucchero a velo, zucchero di semola, albume, cacao, gambero rosso di Mazara, ricotta, arancia, fichi, scalogno, melagrana per decorare, erbetta cipollina e mentuccia e germogli. E allora, iniziamo a preparare la cialda, che rispetto al classico cannolo deve essere una cialda che va bene anche per la colazione, ma deve essere leggermente salata perché la ricetta è un cannolo salato farcito con una mousse di ricotta e gambero e poi ci mettiamo accanto dei fichi. Quindi per preparare la nostra cialda prendiamo una boule d'acciaio, una frusta, iniziamo a montare gli albumi con lo zucchero a velo. Più che montare, li dobbiamo sbattere, non vanno montati. Li andiamo a sbattere con la frusta, il tempo che lo zucchero viene incorporato dagli albumi. Mettiamoci la forza, mi raccomando. Ok, va bene, questa è la consistenza che deve avere. Perfetto. E nel frattempo prendiamo la nostra farina e il burro. Mettiamo dentro il burro a pomata. Quindi il burro a pomata, chiaramente un burro morbido. Andiamo a setacciare dentro la farina. Quindi andiamo ad amalgamare piano, però senza buttare nulla sul posto di lavoro, mi raccomando. E siccome la cialda del cannolo è leggermente scura, anzi è scura, noi aggiungiamo del cacao e gli diamo il colore alla cialda. Si pellicola e si fa riposare in frigo per 20 minuti. Nell'attesa che il nostro impasto riposi, noi ci facciamo la mousse di ricotta e gambero. Prendiamo una boule in vetro e prendiamo la ricotta, la mettiamo nella boule, i nostri gamberi bellissimi di Mazara, il gambero rosso fantastico, togliamo carapace e testa, ma non li buttiamo, è giusto perché noi ci andiamo a fare poi altre preparazioni. Non buttiamo niente del gambero, assolutamente. Tagliata finemente, non tritare, non frullare, dentro la ricotta. Erbetta cipollina, proprio 4-5 steli di erbetta, tagliata finemente. Quindi andiamo ad aromatizzare la nostra ricotta con l'erbetta cipollina, quindi Sicilia, gambero e mentuccia. Profumo meraviglioso della menta. Pizzico di sale, pepe bianco, ecco qua, e la nostra farcia è pronta. La pellicoliamo e la mettiamo in frigo a rassodare, quindi deve rapprendere un po'.
frattempo tiriamo fuori l'impasto per la cialda. Ecco il nostro impasto, che è bello fluido, denso. Prendiamo un foglio di silicone da forno, estendiamo con l'aiuto di un cucchiaio, creando dei dischi del diametro di circa 10 cm. Se riusciamo a farli ovali, leggermente ovali, è meglio, così prende la forma del classico cannolo. Ecco. Ne prepariamo 3. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 5-6 minuti. Nel frattempo che la cialda cuoce in forno, noi ci andiamo a fare la scorza d'arancia caramellata, perché un cannolo senza arancia non si è mai visto. Eccolo qua. Togliamo la buccia senza la polpa bianca, mi raccomando, Dobbiamo fare poi delle zeste sottili. Qua. Prendiamo il tegamino per caramellare le arance e mettiamo proprio un filino d'acqua sul fuoco, temperatura media. Nel frattempo, con le nostre scorze di arancia facciamo delle zeste finissime. Aggiungiamo un pizzico di zucchero, un pizzico abbondante, un pizzico di sale e portiamo ad ebollizione. Facciamo caramellare piano piano e nel frattempo ci portiamo avanti con la nostra riduzione di marsala. Tegamino. Scalogno. Facciamo una brunoise finissima. Dentro il marsala. E facciamo ridurre di 1/3. Pizzichino di sale, pepe, io uso il pepe bianco, ma mettiamone anche un pochino qua nell'arancia e facciamo andare. Nel frattempo vediamo cosa stanno facendo le cialde, che dovrebbero essere già pronte. Sono pronte, ragazzi. Quindi con l'aiuto della canna per fare il classico cannolo, mentre la cialda è ancora calda, la andiamo a avvolgere e sigilliamo i lembi aiutandoci con i polpastrelli e bagnandole con un pochino d'acqua, con un po' di albume. Sfiliamo la canna e questo è il nostro cannolo che andremo a farcire. Ci prepariamo i fichi. Facciamo 4 spicchi. E allora prendiamo la nostra farcia che è in frigo. Perfetta. Andiamo a riempire una sac à poche. Ecco qua. Con questa quantità di farcia riusciamo a fare benissimo due cannoli. Ecco qua, le nostre zeste di arancia si sono caramellate, eccole qua.
Perfetto. A questo punto farciamo il nostro cannolo in maniera molto classica, come si fa in pasticceria. Ecco, da un lato e dall'altro. Ne facciamo due. Colino e setacciamo la nostra riduzione. Prepariamoci per l'impiattamento. Siamo pronti per impiattare. Io per questo piatto, per questo cannolo salato, impiatto su un piatto quadrato bianco. Bello. Prendiamo un poco di farcia e ce la mettiamo nel piatto in modo tale che così blocchiamo il nostro cannolo. Adagiamo i nostri cannoli nel piatto. Così. Disponiamo i nostri fichi. Uno qua. Uno qua. E uno qua. Dei rametti di erbetta cipollina, la nostra arancia caramellata, dei germogli, qualche chicco di melagrana, quindi diamo un po' di colore al piatto. Perché prima si mangia con gli occhi, mi raccomando, poi col naso e poi con la bocca. E finiamo il piatto con la nostra riduzione di marsala. Ed eccolo qua, il mio cannolo salato farcito con ricotta, gambero e fichi. Buon appetito, anzi, buona colazione. Ah, scusate, tutto da capo? Marsala. C'è un burdello.